croissant scaldati nella Rigimanchi. Tanfle, vetro un po' sporco ma giornata spettacolare. Vediamo questa colazione e dopo andiamo a fare il giro dei siti dello Sbarco in Normandia. Eccoci ad Honfleur di mattina e stiamo andando a Trouville e Deauville, direzione poi le varie spiagge dello Sbarco in Normandia. Sta studiando lo sbarco in Normandia. Ma l'America aveva 13.000 aerei da inviare in Normandia. 13.000 aerei? 13.000. Ma vedi, c'è scritto quante persone sono morte. Se noi ora andiamo al memoriale, tu vedrai che c'è un quantitativo di croci inaudito. Però vedi, la Germania ha sbagliato tutto. Erano convinti che saremmo arrivati a Calais e invece così non fu. Ma hai visto che lì c'era quella cosa? Non era lì che parlava del rotore a 3 teste? E abbiamo visto anche un film bello, dai, se ti ricordi. Quale? Quello lì di quei tizi che dovevano rubare quella macchina per decifrare messaggi cifrati in guerra, te lo ricordi? Sì, sì. Ti ricordi come si chiamava? No. Wow, che belle queste cose, a me mi intrigano da morire. Dice: nel frattempo i servizi segreti alleati avevano messo in atto un'imponente operazione di depistaggio, quindi mandavano tra loro, magari si mandavano dei messaggi criptati, sì, finti. Fubacchioni. La Germania era convinta che gli americani sarebbero sbarcati a Calais, quindi rinforzarono giustamente quella zona, no? Nel frattempo, dice, i servizi segreti alleati avevano messo in atto un'imponente operazione di depistaggio per confermare la convinzione dei nazisti che l'invasione sarebbe avvenuta a nord della Normandia. A questo scopo avevano messo in atto agenti che facevano il doppio gioco, avevano fatto trapelare, bellissimo, avevano fatto trapelare notizie riservate ed emesso falsi messaggi radiofonici, quindi ci ammuccarono i tedeschi, spingendosi fino al punto di costruire finte piste d'atterraggio e far credere di avere stanziato una divisione americana nell'Inghilterra sud-orientale. Insomma, tutto faceva presupporre che l'epicentro dell'invasione sarebbe stato appunto Calais, invece zacchete! Un surricagno, un suffitino. Le spiagge dello sbarco in Normandia si presentano in tempesta, quasi come il giorno del D-Day. Dovremmo andare lì, ce la faremo ad andare indenni. Siamo ad Aromanche Le Bain. Stiamo andando a guardare i cassoni. Come si chiamano questi cassoni? Poi vi dico il nome, quello esatto, vi metto il sottotitolo.
i cassoni usati per fare il bacino artificiale per fare sbarcare. La cosa curiosa è che dopo appena 15 giorni da quando è stato creato questo porto artificiale, una tempesta li ha distrutti tutti. Nel frattempo non so se sono scesi 50.000 veicoli da questo porto artificiale che è stato creato qui. Già da là si vede. Eccoci qua in una traversina che ci porta, wow, già lo vedo. Eccoci qua. Ma con la pioggia non si lava i Aspetta. piedi, si fa il fango con la pioggia. Wow. Che poi probabilmente lì avremmo potuto trovare parcheggio. Questo è Eden, è una specie di porto semicircolare che hanno fatto per sbarcare. Quindi per non sbarcare qui hanno portato quei cassoni di cemento galleggianti dell'Inghilterra, se non ricordo male. Dopodiché li hanno affondati qui per agganciare dei puntini galleggianti. E come dicevo, dopo 15 giorni una tempesta li ha distrutti totalmente, però sono serviti per fare sbarcare tantissimi veicoli, 50.000 credo. Qui secondo me si potranno raccogliere cozze e vongole alla grande, perché il gabbiano è un animale furbo e dove c'è il gabbiano che pascola, certo, visto che abbiamo i piedi bagnati potremmo pure, no? Certo, andare dalla spiaggia. Addirittura adesso è uscito il sole, questa è la Normandia, lì nuvolo, lì sole. Piano piano. Carino. Mami! Wow, Eden, questi sono qua dal 1944. Ma come entravano dentro? No, vedi, sono fatti di ferro o di cemento armato, vuoti, poi li facevano affondare per farli andare sott'acqua. Perché? E poi cosa succedeva? Per creare un porto artificiale. È incredibile, quindi secondo me qua raccogliamo pure cozze e bombole oggi. Wow! Eden, guarda! Guarda qua alle mie spalle. Eden si sta divertendo a sguazzare. Spettacolo, mami! Guarda, vieni qua. Vorrei vedere, scusate, ostriche. Vabbè, queste insomma saranno a dimensioni bibliche. Guardate quante ce ne sono ostriche qui. È andata pure bene perché siamo usciti con la pioggia, usciti del sole, abbiamo pure trovato la bassa marea che ci permette di andare a visitare questi cassoni Mulberry. Poi l'avevano chiamato, se non vado errato, Winston Port, cioè in onore a Winston Churchill. Questa città non aveva mai avuto un porto, da quello che ho letto, perché era sempre insomma sferzata dalle onde e dalle tempeste, tanto che i pescatori non riuscivano a pescare e poi raccoglievano ostriche, vongole e le vendevano, fin quando poi il turismo non l'ha fatta da padrone. Quindi dico, botta di fortuna, perché senza controllare le maree ci siamo trovati pure nel momento perfetto per andare a visitare questo capolavoro che ora vi faccio vedere. Purtroppo non ho la macchina fotografica ma l'iPhone, perché pioveva a dirotto quando sono venuto, però che spettacolo, ragazzi.
Bimbe, che fate? Ti stai divertendo a sguazzare, eh? Hai trovate perle? Wow! Che strano? Che impressione! No, mamma, non entriamo. Ti affacci soltanto, attenta che gocciola da sopra. No, mamma, non voglio entrare. La cosa particolare che leggevo è che questi cassoni sono fatti di cemento armato e come è facile vedere il vento, le intemperie li stanno pian piano distruggendo e i ferri vengono fuori, per cui non so per quanto tempo ancora rimarranno visibili questi documenti incredibili della guerra, della storia dell'Europa. E questo dimostra che si riempiono d'acqua con le maree e di sabbia e pian piano che poi la marea scende proprio lì fino a fontana. Che spettacolo! Che spettacolo, ragazzi! Vediamo, questi apparenti vermicelli. Guardate, Non sono vermicelli. Guardate. Sembra sabbia. Quindi forse è passato qualche vermicello. Sembra tanto. La fortuna, no? Siamo appena entrati, abbiamo sciacquato i piedini. Stavi ricominciando a piovere. Prima pioveva, Come ora i piedini, piove papà? con l'acqua. È stato divertente? Sì. E tu che ci fai con i piedini sul campo? Giù piedini, se no papà mangiate i piedini. Oh. Quindi rientrati in camper, si è messo a piovere. Mamma Però mia, è stato sei in divertente. tempo. È stato divertente. Adesso Omaha Beach. A dopo. Diglielo, a dopo. A dopo. Saluti da Family Trip. Saluti da Family Trip.